Oggi in questo video parliamo ancora di kit LED. Eh sì ragazzi, non ci fermiamo mai, perché l'evoluzione va avanti, sempre nella giusta maniera. Oggi si parla ancora di prodotti kit LED plug-in. Ma perché questi prodotti sono così diffusi? Uno, costano poco. Due, sono plug-in, quindi come se fosse una lampadina alogena. E tre, si vede molto meglio. Qui abbiamo la strumentazione che sarà fulcro del video, ma prima iscriviti al canale, un bel hype e mi raccomando sostieni sempre i miei video tecnici. Hype è il nuovo modo di YouTube per poter capire se il video è interessante. Se ti ha aiutato, cliccalo e sostienimi. Qui abbiamo una strumentazione tutta in uno, in questa valigetta figa fantastica. Andiamo a vedere che cosa fa e che cosa serve. Allora, questa valigetta è una valigetta certificata, anzi, voglio aprire ancora un dibattito, che è tutto quello che io faccio nel mio canale e nei miei video sono dei test a carattere rappresentativo di quello che vado a testare. Io non sono un ingegnere, tutto quello che io dico non è certificato. I macchinari sono certificati, ma prendete sempre tutti i numeri che vi do come un esempio, dal più piccolo al più grande, proprio per poter scegliere, secondo quello che io vi do, il miglior prodotto per la tua auto. Allora, questa valigetta è sicuramente 2.0, come il prodotto che oggi andremo a testare. Ti dà la possibilità di poter connettere tutte le basi, la maggiore parte delle basi. Qui abbiamo questa ampolla per poter misurare i lumen, quindi il flusso luminoso del prodotto all'interno. Abbiamo poi un grafico per capire un po' tutto l'andamento in 5 minuti di test che piano piano vi faccio vedere, il voltaggio e l'amperaggio, quindi anche il consumo energetico del prodotto. Che facciamo? Lo accendiamo? Ma proviamo, dai. Sapete che ormai stiamo testando i prodotti plug-in. Il mercato chiede questo e noi rispondiamo. Questo prodotto l'ho testato personalmente già da un paio di mesi. Devo dire che, come tutti i prodotti plug-in oggi nel mercato, mi ha sorpreso. Qui abbiamo una base H4 con una dissipazione attiva. Il prodotto è praticamente identico a una lampadina originale alogena. Abbiamo la possibilità di poter fare abbagliante ad abbagliante come la base H4 chiede, ma quello che mi interessa vedere oggi in questa strumentazione è il flusso luminoso e quanto riesce a rimanere nella massima potenza. Questo è importante. Tu accendi, hai subito un botto, ma andiamo a vedere che cosa succede dopo qualche minuto. Vedete che la lampadina H4 alogena con la lampadina H4 LED plug-in è praticamente identica. Stesse dimensioni, stesso ingombro. Anche il peso, devo dire, molto leggero. Questo prodotto è un'innovazione di questa società che l'ha chiamato 2.0. 2.0 proprio per innovare quello che era precedente il suo antenato. Il marchio Rieter sono anni che ci lavoro. Oggi hanno diviso i kit LED in Premium e Smart. Il Mini Fan 2.0 è nella linea Premium, quindi la linea di alta gamma. Molto interessante la distinzione fra i gruppi e le sezioni dei prodotti LED. Devo dire che oggi i prodotti plug-in, prima no, ma oggi 2026, mi stanno sempre di più convincendo. La domanda è, tu, questo prodotto, con le basi che abbiamo, che adesso poi andremo a vedere, H7, H1, H4, IR2, H11, tutte le basi, lo monteresti sulla tua macchina? Dipende, ma la risposta te la do a fine video. Proviamo subito il test dell'H4. Quindi abbiamo il negativo, ok, e abbiamo il positivo. Eccolo qua. Signore, ovviamente lui è acceso. Dentro questa campana vediamo già subito dei dati che ci interessano. Abbiamo 2650 lumen, quindi abbiamo anche l'efficienza watt lumen, 65 lumen per watt. 40 watt di picco in 13.46 volt, che sarebbe il range quando la macchina è a regime che carica, l'alternatore carica la batteria. 2,96 ampere-ora. Però guardiamo subito e facciamo anche start. Vediamo subito come i lumen stanno calando. Allora, questa valigetta è molto figa. Devo dire che è molto figa. Ti dà anche il grafico.
Eccolo qua, signori. Guarda il grafico e vi faccio vedere sul grafico che cosa viene riportato. Vengono riportati i lumen attuali con il colore blu, l'efficienza lumen watt col colore verde e la potenza col colore rosso. Vedete come l'efficienza è molto più alta e la parte dove ci sono i wattaggi è praticamente standardizzata e sta andando a picco. Vedete come già stiamo calando? Rimane leggermente a regime l'efficienza energetica, cioè lumen per watt, quanti watt fa in quanti lumen. Vediamo che è abbastanza dritta, però la parte della potenza e dell'efficienza sta calando. Questo è sicuramente un problema di quasi tutti i prodotti plug-in. Abbiamo un botto, quindi abbiamo la massima resa del prodotto per poi dopo impiccare giù. Quindi qui abbiamo circa 1 minuto e 40, potremmo tranquillamente farlo andare per capire effettivamente dopo 2, 3, 4 minuti come il grafico va giù, perché è normale, non può andare su. Quindi sicuramente si stabilizzerà a un range, ma per essere un prodotto plug-in è interessante i 1500 lumen che riesce a sprigionare questo prodotto, che sono reali dati dal nostro test, la nostra borsa, ricordo, certificata. Ce l'avete bene l'idea? Perché adesso facciamo switch con la lampadina alogena e con altri prodotti, con altre basi, tipo H7. Vedete? I lumen stanno salendo, il lume dell'efficienza lumen watt. Vedete come sta andando giù il wattaggio? Vedete? E si è stabilizzato invece il flusso luminoso. Stiamo parlando a 2 minuti e 50. Abbiamo una simulazione di quello che è il voltaggio che abbiamo sulla macchina, quindi effettivamente anche su strade. E abbiamo anche la simulazione dentro come se fosse un faro. E lì legge tutti i lux espressi in tutti gli angoli. Ah, scusa, stavo giocando che è troppo bello, insomma i videogames. Allora, praticamente abbiamo altri dati con la lampadina alogena. Eccola qua, ragazzi, Ok. Quindi abbiamo sempre la nostra H4, abbiamo 1350 lumen, vedete già subito 18 lumen per watt, praticamente la metà. Guarda qua quanta potenza abbiamo, 73 watt in 13.42, un camion praticamente. Ok? Andiamo a vedere il grafico. Tac, start. Allora il grafico ovviamente della lampadina alogena è abbastanza piatto. Però, come vedete, è un po' di scossoni che gli ho dati io staccando e rimettendo ovviamente le connessioni elettriche. L'efficienza è praticamente identica, come vedete anche i lumen sono identici e anche il wattaggio è praticamente identico. Quindi, come vedete, è wattaggio a manetta e efficienza energetica e flusso è praticamente sotto. A differenza invece del kit LED che più o meno è tutto quanto allineato. Che dire? Andiamo a provare un'altra lampadina LED, però questa volta passiamo sulla base H7. Oh, signori, volevo un attimino confrontare un po' i numeri con altri prodotti che sono sul mercato, dove il mio amico Peppino Marietto ti consiglia che vanno bene. Insomma, ne parlerei. Allora, abbiamo una lampadina con dissipazione passiva H7. Andiamo a vedere cosa dice, cosa fa, come si comporta. Sarà brutta, sarà cattiva? Non lo sappiamo. Noi proviamo, ragazzi. Ricordo sempre che tutti i dati che vedete sono tutti dati fatti per poter dare a voi dei numeri di grandezza. La borsa è certificata, ma quello che sto vedendo e che vi sto dicendo non è certificato, ma è per dare sempre un'informazione media. Quindi abbiamo questo prodotto in 13.47 watt, 12.7 watt, quindi completamente molto basso. Abbiamo 100 lumen watt, quindi un'efficienza, devo dire, discreta, e abbiamo 1270 lumen di calcolo. Andiamo a vedere il nostro grafico. Facciamo sempre start che ci piace, il countdown. Allora, l'efficienza energetica è molto alta, per esempio, di questo prodotto, infatti vedete che il verde è molto in alto.
abbiamo i 12.6 watt e i 1246 lumen, che è molto basso. Praticamente siamo allo stesso livello di una lampadina alogena. Vediamo che questo prodotto costo-beneficio, nel momento che abbiamo queste misurazioni un po' così, non lo so, lo scegliamo forse perché magari costa poco? Forse perché dobbiamo fare la luce bianca? Sì, forse sì, però mi fermerei lì. Proviamo un altro. Qui abbiamo un altro prodotto, andiamo a vedere, questa è una dissipazione attiva. Quindi andiamo un po' più su con la qualità del prodotto. Vediamo un po' cosa ci dice questo prodotto plugin con dissipazione attiva. 16.8 watt, sempre 13.32 volts, 1560 lumen, un'efficienza di 92.3 lumen watt. Leggermente superiore all'altro, andiamo a vedere il nostro grafico. Start! Anche qui abbiamo una grande efficienza energetica su, con il nostro colore verde, poi abbiamo la power 17.1, sicuramente andrà poi a calare, e poi abbiamo il flusso luminoso che è 1500 e andiamo a calare. Più o meno vedo che watt e flusso sono più o meno allineati, più o meno. Vedete che l'efficienza sta già andando giù. Vedete il grafico che sta impiccando. Quindi, in conclusione, questo prodotto è praticamente identico all'altro, non cambia niente. Quindi, noi proviamo ancora un altro, dai ragazzi. Allora, abbiamo preso un altro esempio di un altro prodotto reperibile online. Andiamo a accendere. Bene. No, male. Molto male qui, molto male. Qui abbiamo praticamente il nulla cosmico, no? Sai il nulla cosmico, no? L'universo, eccolo qua, questo è il nulla cosmico, perché qui abbiamo 8.7 watt, quindi linea CAN, tanti auguri. Ovviamente sempre 13.34 volt, flusso luminoso 119 lumen watt e abbiamo 1058 lumen, quindi praticamente siamo sotto alla lampadina alogena. Andiamo a vedere il nostro grafico. Qui abbiamo un'efficienza molto alta perché abbiamo praticamente pochi watt, 9 watt, quindi non stiamo veramente lavorando. I lumen, quello che è in blu, è come vedete molto basso, praticamente siamo sotto alla lampadina alogena. Quindi devo dire che questo prodotto testato è veramente, non so, mi viene in mente che i soldi che spendete per questo prodotto, andate a farvi l'Happy Meal al McDonald's, secondo me 5 minuti di brivido sono meglio, quindi magari un po' mangi il panino, ti senti un po' gonfio, preferisco star gonfio che comprare sta roba. Dopo tutti i test con l'H4, H7, prendiamo l'H7 Mini Fan 2.0. Accendiamo. Ovviamente dentro nei kit troviamo un piccolo condensatore per l'effetto flickering e per l'effetto anche linea CAN, quindi spia lampada bruciata. Interessante anche all'interno. Su alcuni veicoli l'intensità della luce può variare durante la guida. Quando utilizzare il condensatore? La luce aumenta accelerando, la luce diminuisce decelerando. Questo fenomeno è causato da variazioni di tensione nell'impianto elettrico del veicolo. Ecco perché questo componente è indispensabile. Guarda qua, è fenomenale. Ti ricordi la pubblicità? Fenomenale, Lipton Ice Tea, grande figa. Allora, signori, questo è un dato interessante. Guarda come si è stabilizzato il prodotto. Guarda. Un prodotto plugin senza centraline, avere questa linea piatta, devo dire che sono rimasto sorpreso. Ti ricordi la domanda che ho fatto all'inizio del video? Stai connesso che poi ti rispondo il mio giudizio su questi prodotti, su questo prodotto plugin. Sicuramente all'interno della confezione mettere un condensatore, uno stabilizzatore di corrente è sicuramente un plus. Devo dire che su macchine un po' che rompono un po' le scatole, devo dire che potrebbe essere sicuramente utile e può anche essere utile perché può pulire la corrente dalla linea CAN della macchina, quindi sicuramente un qualcosa in più. Allora, siccome stiamo parlando di prodotti leggeri, prendiamo sempre l'H4, che è la lampadina quella più pesante nelle lampadine alogene. Andiamo a vedere cosa pesa la lampadina alogena.
21 grammi. Vediamo la lampadina a LED. 45 grammi, il doppio, ma su un prodotto con dissipazione attiva e con questo corpo formato da 2 parti, grande dato. Quindi anche lei molto leggera. Ragazzi, dovete scusarmi che tutti questi test termici mi hanno fatto un po' sudare perché i prodotti giustamente scaldano, non avendo poi le centraline di dissipazione, non avendo le areazioni direttamente dal fanale, purtroppo me la becco io, il caldo me lo becco io, me lo becco con la maglietta, scusate, poi la strizzo. Ragazzi, state attenti al video, mi raccomando non skippare perché adesso ti dico la struttura. Parliamo un po' della struttura. Struttura del prodotto dissipazione attiva, ok? Il corpo meccanico diviso in 2 pezzi, quindi destra e sinistra, chiaramente B-LED. La sua dissipazione passiva, dove c'è la dissipazione attiva, sicuramente interessante perché vedete queste alette. Per quanto riguarda il prodotto, devo dire che è interessante per quanto riguarda la sua stabilità. Io direi che questo prodotto è molto forte sulla sua stabilità, cioè il mantenere costante la potenza lumen. Li installeresti nella tua auto? Li installerei su una city car, su una macchina di percorrenze di 10.000 km annuali, li installerei su uno scooter, su una moto. Questa è la mia risposta. Costo-beneficio? Sì, ma ricordati sempre che i prodotti plug-in, oggi, 2026, attualmente, non superano ancora i prodotti di alta spinta, quindi i prodotti con dissipazione attiva o raffreddamento a liquido con centraline esterne. Adesso andiamo a vedere una proiezione su un faro un po' vecchietto, questo di una Ford Focus col faro a parabola. Allora, devo dire che l'asse è molto ben pulita, andiamo a vedere bene sullo schermo, no? Quindi, alziamo un po', ok? Qui abbiamo la parte quella più potente e poi abbiamo la nostra praticamente striscia, che rimbalza molto bene e non ha assolutamente dei coni d'ombra, quindi comunque l'asse su un faro che è vecchietto con la parabola completamente mezza ingiallita risponde molto bene. Ci piace. Vediamo la proiezione dell'alogeno. Brutto, sporco, giallino, puzzolente. No, puzzolente no perché non c'è odore. Però comunque è brutto sicuramente. Allora, guardiamo già subito l'asse, rimanendo comunque col faro un po' leggermente tipo a taglio. Abbiamo sempre la nostra asse e qui abbiamo il punto quello più potente. Già si notano, tra virgolette, delle imperfezioni, delle piccole imperfezioni, guardandole che magari su video non si notano. A occhio umano riesce a percepire la definizione che non riesce a percepire te. Eccola qua. Quindi, che dire, sicuramente rispetto all'alogena LED migliori luce, potenza e qualità nell'asse. 3 caratteristiche importanti di un'illuminazione LED, in questo caso plug-in. Quindi ragazzi, io sono Roberto Gaudieri Channel, questo è il mio canale, potete seguire su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Ho una piccola azienda specializzata nel campo dell'illuminazione, ma non solo. Contribuisci sempre al valore dei miei video seguendomi, mettendo la campanella, seguendo le mie dirette live il mercoledì e in sede aziendale per chiedermi domande inerenti al mio settore. Ciao!